Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Allora, a parte che indosso scaccomato, l'avete riconosciuto nella versione bianca, questa non l'avevate vista, l'avete vista iniziare, ma cosa ho voluto realizzare per il mio scaccomatto? Questo splendido Bactus. Ho voluto realizzare un qualcosa da poter mettere anche in borsetta. Avete presente quando si va a centri commerciali, eccetera, no? Che hai bisogno di qualcosa di molto leggero da mettere nel collo, un foulard se vogliamo, no? Ecco, ho voluto realizzare lui. Che poi uno lo può mettere come pare a lei, c'è attenzione, si può mettere in mille modi. Vi dico, mi è piaciuto tantissimo proprio come abbinamento. Io ho scaccomato proprio di questo colore e quindi mi era avanzato un gomitolo, anzi di più, quasi due gomitoli di questo, e ho voluto realizzarlo proprio con questo in modo tale da poterlo abbinare a scaccomatto bianco. L'adoro bianco. Vedete le maniche poi come sono? Non sono molto osè, vedete? Sono molto molto carine col fiocchettino qui, con scaccomatto bianco, ma anche con il suo gemello, che è quello proprio di questo colore. Lo vedete appunto nel tutorial che c'è nel mio canale. Questo invece è un nuovo tutorial, quindi io spero di avervelo mostrato in modo diverso, perché questa volta ci sono anch'io. Però spero che si veda bene, ecco, si veda bene proprio la finezza anche, no? Del filato, è molto molto bello. Poi ok, nappine e fiorellino volendo si possono fare oppure no. Io li ho voluti fare e vi mostro come farli, sia la nappina per chi non lo sapesse fare e anche questi fiorellini che volendo si possono mettere anche in tutto il bordo. Ovviamente è completo il tutorial, ok? Quindi tutto quello che vedete lo trovate spiegato. Provo con un'inquadratura diversa, chissà che riesca a farvelo vedere tutto, ma è difficile. Ci provo, ci provo, ci provo, ci provo, ci provo, ci provo. Allora, che ne dite? Andiamo al lavoro? Dai, un bacio e buon lavoro! E andiamo al lavoro. Allora, lo scialle che avete visto in anteprima di questo video l'ho realizzato con neanche 100 grammi di lorena, il filato con la quale avevo realizzato e vi ho fatto il tutorial di scaccomatto. Mi erano avanzati circa 2 gomitoli da 100 grammi e con un gomitolo ho praticamente finito questo scialle e mi è rimasto questo. L'uncinetto utilizzato è il numero 3 per questo filato e ho una misura che adesso vi do anche, è un'altezza di circa 50 centimetri senza la nappina e senza troppo tirare, perché sennò è vero, mentre di larghezza abbiamo, ora ve lo dico, mentre di larghezza abbiamo circa 1,36 m. Vedete? 1,36 m più la nappina. Come vedete sono delle ripetizioni continue che ci permetteranno di avere il nostro scialle o Bactus, perché non so bene se definirlo scialle o Bactus, perché è molto largo e non è molto alto, ok? È molto largo ma non molto alto. Alto intendo proprio dal collo, per intenderci, fino giù. E vi ho dato le misure, l'uncinetto ve l'ho dato, il tipo di filato anche. Andiamo a fare questa meraviglia.
Ok, il campione vado a realizzarlo con l'Etamin, uno dei filati che a me piace tantissimo, e utilizzerò in questo caso un uncinetto del 2,5, quindi più piccolino di quello che ho utilizzato con il Lorena. Ok, partiamo con un anello magico. Quindi incrociamo il nostro filo sulle 3 dita, lo incrociamo, lo portiamo davanti e lo tratteniamo con il mignolino, catturiamo il filo con l'uncinetto e lo portiamo in avanti. Prendiamo il filo che avevamo sul mignolo e facciamo una maglia bassissima e così abbiamo chiuso il nostro cerchio. Ora dobbiamo fare 2 coppie da 3 maglie alte, quindi faremo 3 catenelle per la prima maglia alta, rientriamo di nuovo nel nostro cerchio magico e andiamo a fare le altre 2 maglie alte e abbiamo il primo tris. Ora facciamo 3 catenelle di separazione, rientriamo nello stesso spazio e facciamo 3 maglie alte. E 3. Possiamo chiudere il nostro cerchio magico e ci ritroviamo con 2 coppie di 3 maglie alte e 3 catenelle di separazione. Il secondo giro, per il secondo giro tiriamo su 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo sulla seconda maglia alta una maglia alta, sulla terza una maglia alta. Andiamo a fare 4 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa, di nuovo 4 catenelle di separazione e andiamo sulla prima maglia alta a fare una maglia alta, sulla seconda maglia alta facciamo un'altra maglia alta e sull'ultima maglia alta, che è composta dalle prime 3 catenelle, ricordate, andiamo a puntare l'uncinetto in cima alle 3 catenelle, quindi 1 2 e 3, prendiamo il filo e facciamo la terza maglia alta. Quindi, come notate, questo è il nostro secondo giro, l'inizio e la fine sarà sempre questo, composto da 3 maglie alte anche alla fine, ok? Andiamo a fare il terzo giro. 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, giriamo il lavoro, andiamo nella seconda maglia alta e facciamo una maglia alta, nella terza maglia alta una maglia alta e questo sarà sempre il nostro inizio. Ora facciamo 1 2 3 4 catenelle, entriamo nel primo archetto, facciamo una maglia bassa. Ora facciamo 2 catenelle, andiamo nel punto basso che vedete proprio qui centrale, entriamo, prendiamo il filo, non lavoriamo la maglia alta e la teniamo ferma con il dito medio, in questo caso io, adesso vedete voi in che modo tener ferma la maglia. Rientriamo una seconda volta, quindi prendiamo il filo, entriamo, come per lavorare una maglia alta, ma in realtà non la lavoro. Questa è la seconda volta. Prendo di nuovo il filo, rientro nello stesso punto, prendo il filo e non lavoro per la terza volta la mia maglia alta, quindi 3. Prendo di nuovo il filo, rientro dentro, non lavoro di nuovo la mia maglia alta ed è la quarta volta. Prendo il filo, lo faccio passare in tutte le maglie non lavorate
e poi riprendo il filo e chiudo le 2 asoline. Ora 2 catenelle di separazione. Entro nel mio archetto, faccio una maglia bassa e ora 4 catenelle e vado a fare queste 3 maglie alte finali, quindi entro nella prima maglia alta, entro nella seconda maglia alta, entro nella terza maglia alta e questo è il nostro terzo giro. Andiamo a fare il nostro quarto giro. Per partire sempre 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta. Quindi come vedete in totale sono sempre 3. Ora 4 catenelle di separazione. Entriamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle di separazione. Andiamo proprio sopra il punto puff per fare la nostra maglia bassa, proprio nel centro, non qui che sarebbe più comodo, vedete? Qui è più comodo, però non mi verrà poi bene, proprio nel centro del punto puff, quindi qui. Maglia bassa. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Ecco, questo è il nostro punto puff. Io vado proprio qui, proprio sopra la chiusura, non qua, ma qua. Vediamo se riesco. Qui, nell'unione proprio dove ci sono tutte le unioni del nostro puff e farò la mia maglia bassa. Adesso ritorniamo, ok. Quindi di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. Quindi come avete visto completiamo, aspettate, quindi 4 catenelle e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Inizio e finisco con le 3 maglie alte, una su ogni maglia alta e l'ultima sarà sopra la terza catenella dell'inizio giro, perché noi iniziamo sempre con 3 catenelle, giusto? Quindi la terza catenella è proprio in cima. Io mi aggancio proprio in cima alla terza catenella per fare la mia terza maglia alta. Dicevo, come vedete adesso abbiamo 1, 2, 3, 4 archetti. Vedete? 4 archetti da 4 catenelle e 3 maglie alte laterali. 1, 2, 3, 4. Andiamo a fare il quinto giro. Le 3 catenelle le ho già fatte, giro il lavoro e vado a fare le 2 maglie alte che mi servono per completare il mio tris. Ok, 4 catenelle. 2, 3, 4. Andiamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa. Ora 1 e 2 catenelle. Andiamo nel secondo, allora guardatemi, questo è il primo archetto, abbiamo fatto la maglia bassa, le 2 catenelle. Ora proprio qui vedete che questa è la prima maglia bassa che troviamo dopo l'archetto, questa è la prima maglia bassa. Andiamo a fare un punto puff come abbiamo fatto prima, quindi 4 maglie alte non lavorate, 1, 2, nello stesso punto, 3 e 4,
chiudiamo queste 4 maglie alte non lavorate e poi prendiamo il filo e chiudiamo le 2 asoline. 2 catenelle. E ora andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, nell'archetto successivo una maglia bassa. 1, 2 catenelle, perché dobbiamo fare un archetto e un punto puff, un archetto e un punto puff. Per fare il punto puff dobbiamo partire con 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, andiamo sull'ultima maglia bassa del giro, che è questa, e andiamo a fare una maglia alta non lavorata, anzi 4, 2, nello stesso punto entrerò 3 e 4. Chiudo queste 4 maglie non lavorate e chiudo le 2 asoline. 2 catenelle, entro nell'ultimo archetto e faccio una maglia bassa, 2, 3 e 4 catenelle. Ora farò il mio tris. Una maglia alta sulla prima maglia alta, una maglia alta sulla seconda, una maglia alta in cima alla terza catenella della prima maglia alta fatta. 3 catenelle per fare la nostra prima maglia alta del giro successivo. Giro il lavoro e faccio le mie 2 maglie alte che mancano. Totale diventano 3. 4 catenelle. Nel primo archetto una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle. Andiamo sul punto puff dove vi ho mostrato la prima volta, quindi in centro al punto puff, e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle. Nell'archetto successivo faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, sopra il punto puff proprio nel centro entro, prendo il filo e faccio una maglia bassa, 4 catenelle, nell'archetto una maglia bassa, 4 catenelle e vado a completare le mie 3 maglie alte. L'ultima, ricordate che va sempre fatta sulla catenella iniziale di 3, ok? Quindi proprio in cima vado a fare la mia maglia alta. Vedete che inizia a vedersi ora? Ok. Allora siamo al 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri già fatti. Andiamo a fare il settimo giro insieme. 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro. Nella seconda maglia facciamo una maglia alta e nella terza una maglia alta. Di nuovo 1, 2, 3, 4 catenelle. Nell'archetto maglia bassa. Ora, come sapete, nella prima maglia bassa del giro dobbiamo fare 2 catenelle, entriamo nella maglia bassa e facciamo 1, 2, 3, 4 maglie alte non lavorate. Tiriamo fuori l'asolina e le chiudiamo. 2 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto e faccio una maglia bassa, 4 catenelle, nell'archetto una maglia bassa, 2 catenelle e ora provo a fare il punto puff in modo più lento per far sì che chi non riesce a farlo possa magari riuscire seguendomi. Allora, per il punto puff si mette l'asolina sull'uncinetto,
si entra nel punto basso in questo caso, si prende il filo proprio come fare una maglia alta, ok? Ma anziché lavorare queste parti in questo modo e così, anziché fare questo, noi eravamo così, tiriamo su il filo come fosse una maglia alta. Poi rientro di nuovo dentro e lo ritiro di nuovo e sono 2, è facilissimo. Metto sull'uncinetto, entro nel foro e sono 3 e l'ultima 4. Poi a questo punto bisogna chiuderle queste asole, quindi le chiudo tutte e 4 insieme e chiudo le 2 asoline che mi avanzavano. Quindi 2 catenelle e vado nell'archetto che trovo subito dopo e faccio una maglia bassa. E poi proseguo con 4 catenelle. Vado nell'archetto successivo con una maglia bassa, 2 catenelle e nell'ultima maglia bassa andiamo a fare 2, 3, 4, chiudo le mie 4 maglie non lavorate più le 2 catenelle di separazione, vado nell'ultimo archetto a fare una maglia bassa, 4 catenelle e poi le 3 maglie alte, 2 e 3. Ed eccolo qua, inizia proprio a prendere forma. Bellissimo, questo filato è morbidissimo, certo non è fresco, ve lo dico perché è un acrilico di quelli morbidosi, sono più verso la lana che il cotone, ok? Per intenderci, ma visto e considerato che vado avanti, vado indietro, ok, visto e considerato che sono scialli molto traforati e quindi li possiamo mettere quando c'è un po' d'aria condizionata, ecco, in questo caso qui, ma anche nell'autunno si possono mettere perché possiamo farlo anche in lana questo tipo di Bactus, ok? Quindi va benissimo. Poi mi piace tantissimo questo colore, l'arancione ravviva tantissimo e quindi ho preferito fare a voi un campione, ma io poi proseguirò. Allora, continuiamo. Adesso abbiamo fatto il giro con i punti puff, dobbiamo fare il giro con gli archetti. Quindi 3 catenelle per girare. Quindi abbiamo detto facciamo i punti alti. Questo è il giro di soli archetti. 1, 2, 3, 4. Primo archetto, maglia bassa. La maglia bassa qui va nel punto puff. Gli archetti sono da 4, Quando dovete fare il giro degli archetti sono sempre da 4. Quando dovete fare il giro con i punti palloncino sono 4 quando è libero e 2 soltanto quando dovete fare il punto palloncino. Ma ve l'ho già fatto vedere, vero? Quindi qui 1, 2, 3, 4, andiamo a fissarlo nel punto palloncino. 1, 2, 3, 4 nel 2, 3, 4. Poi di nuovo 4 catenelle, andiamo nel punto archetti, ovviamente non qui, vero? Non pensate proprio di entrare qui dentro perché altrimenti diventa un qualcosa di diverso, ma ve ne accorgete perché eventualmente doveste sbagliare, entrare qui, guardate l'effetto che dà. Vedete? Cioè vedrete degli archetti bassi e questo cicciotto, quindi, quindi non potete sbagliarvi. I 4 archetti vanno fissati nell'archetto libero, che è questo. 1, 2, 3, 4, i 4 archetti, va bene, le 4 catenelle. Quindi 4 catenelle e andiamo nel punto puff.
1 2 3 4, andiamo nell'archetto, 1 2 3 4 e andiamo a fare 1 2 e 3 maglie alte. Ok, allora guardate questo, partiamo con un punto puff, chiamiamolo palloncino all'italiana. Ok, con un punto palloncino saliamo, ne abbiamo 2, saliamo, ne abbiamo 3, saliamo, ne abbiamo 4. Man mano che andiamo avanti avrete sempre più punti palloncini. Ok, ora vado avanti un pochino e poi ci ritroviamo per vedere come fare il bordo. E se non vi ricordate tornate indietro nel tutorial, ok? Io intanto vado avanti. Ecco, come vedete sono andata avanti un pochino, guardate il risultato con questo filato. Poi è morbidissimo, come ovviamente anche Lorena, che questo è proprio morbidoso. Ecco, ho fatto cadere tutto nel frattempo, va benissimo. Allora, vi faccio vedere come fare il bordino, ok? In modo tale da voi ovviamente andrete avanti per la misura che desiderate, ripeto, scegliete voi la misura che va bene per voi, basta semplicemente ripetere i 2 giri, il primo giro di archetti, il secondo giro archetti e punti palloncino alternati, no? Come vi ho mostrato. Quindi andate avanti per tutti i giri che volete e poi vi ritroverete in un angolo come me in questo momento. Allora, in un angolo, perché ho detto angolo? Perché è qui che noi faremo il primo angolo, il secondo angolo e il terzo angolo. Quindi partiamo dal primo angolo, quindi decisamente in testa a questa maglia alta, facendo 3 catenelle più 2 catenelle di separazione, prendo il filo e rientro nello stesso punto, quindi nella stessa testa di questa maglia alta, e faccio una maglia alta, ok? E quindi è una V, ok? Poi guardate bene, allora questa è la parte sopra, ok? Noi adesso stiamo andando nella parte con le 3 maglie alte, quindi lavoriamo su questa parte, quindi il lato, ok? Quindi io cosa faccio? Ho fatto le mie 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta più 2 catenelle di separazione e poi vado, questa è la maglia alta, vedete? Questa è il corpo della maglia alta, qui c'è l'altra maglia alta, quindi vado non in questa ma in questa e faccio una maglia alta, attenzione, 3 catenelle, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta. Quindi qui abbiamo fatto 2 catenelle che fa parte dell'angolino, anzi segniamolo con un marcapunto. Ok, ok, questo è proprio il nostro angolino ed è a 2 catenelle di separazione, invece questa V ha 3 catenelle di separazione. Ora, senza fare catenelle tra una V e l'altra, entriamo nella maglia alta, vedete, guardate, questa è quella successiva, questa. Io invece devo andare in quella dopo. Allora, questa è quella successiva, io vado in quella dopo e faccio la stessa cosa, una maglia alta, 2 catenelle, 3 catenelle e una maglia alta. Ok, stessa cosa, questa è la maglia alta successiva, io vado in quella successiva ancora, ok? Quindi ne salto una e vado in quella successiva, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Sto lavorando il corpo delle maglie alte, vedete? Salto questa e vado in quella successiva,
maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, e ripeto, questa la salto, vado in quella successiva, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, salto, quella successiva, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta, e continuiamo così, sempre 3 catenelle di separazione e maglia alta, salto una maglia, vado in quella successiva, 3 catenelle, maglia alta, salto, vado in quella successiva, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, ecco, io vedete, guardatemi, e voi andate avanti per tutto il vostro lato, ok? Vi troverete come me, cioè come me non lo so, però vi ritroverete verso la punta, vedete, questa è proprio la punta centrale, ok? Io dovrei lavorare qui, ovviamente non lavoro qui, perché se lavoro qui poi mi ritrovo a dover fare l'angolo qui e non va bene. Quindi cosa faccio? Ne salto 2 a questo punto, vado nel centro, che è qui, e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo nel centro e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro nel centro e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro nel centro e faccio una maglia alta. Allora, questo è il nostro angolo, diciamo con la punta centrale, ok? Per non sbagliarci dovete fare questo. Vedete che quest'angolo è composto da 3 buchini. Mettete il marcapunto nel buchino centrale. Vedete 1, 2, 3, il marcapunto nel buchino centrale. Questo angolo è stato fatto con maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Abbiamo formato i 3 buchini, ma quello che mi interessa è che voi mettete il segnapunto in quello centrale. Fatto questo, giriamo. Ovviamente lavoriamo esattamente come abbiamo finito, quindi io qui ne salto 2 e vado nel terzo, così abbiamo lo stesso spazio. Ok, questo lo salto, vado nel terzo. Io sono arrivata così. Se voi invece arrivate in modo differente, cioè nel modo giusto, voi continuate esattamente come ho fatto. Io ne ho dovuti saltare 2 anziché 1. Se voi arrivate a doverne saltare soltanto 1, va benissimo, perché siete nella parte corretta più voi che me, quindi di conseguenza andate a fare l'angolo come ho fatto. Io sono contenta di non aver avuto i punti giusti, così vi ho fatto vedere l'eventualità opposta a quella che dovrebbe invece essere, e così sapete che si può sempre andare avanti in un modo o nell'altro. L'importante è che vedete che vada ben dritto, no? Che non si accartocci. Allora, abbiamo fatto la maglia alta, ora qui mi ci vanno però 3 catenelle. Lo sapete che quando lavoriamo l'angolo è con 2, ma tutto il resto è con 3 catenelle, quindi ho fatto maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Ora salto 1, vado in quello successivo, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta, salto 1, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta, salto 1, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta, salto 1, vado nella successiva e faccio la stessa cosa e proseguite così per tutto il lato.
sono sempre 3 le catenelle di separazione. Ci sono i marcapunti che fanno rumore. Ci siamo quasi. Questo è il bordo del primo giro. Allora, qui siamo praticamente, vedete, io salto 1 e dovrei andare qui. Non vado però così in modo, cioè non vado a inserirmi in questa maniera, ma vado proprio a cercare la punta, quindi 1, 2 e 3. La punta vuol dire questa è la prima maglia alta formata da 3 catenelle per quanto riguarda me, quindi vado a cercare 1, 2 e la terza catenella in alto. Io entro e faccio la mia prima maglia alta, 2 catenelle perché siamo nell'angolino, rientro di nuovo, maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro di nuovo, maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro ancora, maglia alta. Allora, come vedete abbiamo di nuovo un angolo formato da 3 buchini. Prendiamo un altro segnapunto e andiamo a marcare il buchino centrale del mio angolo. 1, 2, 3, quindi quello centrale. Bene. Adesso dobbiamo lavorare invece la parte sopra. Ok, quindi qui abbiamo fatto il nostro angolino, vedete? Prendiamo il filo, andiamo nel primo archetto, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Andiamo ora con il filo, quindi abbiamo fatto la maglia alta, le 3 catenelle e la maglia alta nel primo archetto. Ora con il filo andiamo, vedete qui c'è la prima maglia alta, noi andiamo nella seconda maglia alta, sì, questa è la maglia bassa, andiamo nella seconda maglia bassa e facciamo la stessa cosa, quindi una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Così, quindi il primo la prima V l'abbiamo fatta nel primo archetto, la seconda l'abbiamo fatta nella maglia bassa, ok? Quindi archetto, questa è la prima maglia bassa, noi l'abbiamo fatta nella seconda maglia bassa. Ora andiamo a lavorare il prossimo archetto nella maglia bassa successiva, qua. Una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Andiamo nella maglia bassa successiva e facciamo la stessa cosa, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Andiamo in quella successiva e facciamo la stessa cosa, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta e via dicendo. Praticamente lavoriamo tutte le V con 3 catenelle in tutte le maglie basse che troviamo nella parte alta, sempre se riesco a prendere il filo in questo modo. Ecco, ho fatto tutto il giro, come avete visto ho lavorato le V sopra ogni maglia bassa che ho trovato. Questa invece la salto, entro nell'archetto perché la salto, sono vicino alle 3 maglie finali, ok? Entro nell'archetto e faccio una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, così ho finito come ho iniziato. E ora devo andare nello stesso punto in cui ho fatto la mia prima V, che ho segnato in questo modo, devo entrare nello stesso punto, quindi praticamente sulla testa di questa, vedete, di questa maglia alta qui, aspettate che ve lo faccio vedere meglio, vedete qui, entro e faccio la mia maglia alta, le 2 catenelle perché siamo nell'angolo, ok? La mia maglia alta,
Ok, quindi ne abbiamo uno e due fori. Per fare il terzo, come facciamo sempre, questo lo tolgo e lo riprendiamo dopo. 1, 2 e 3, inserisco la testa dell'uncinetto dopo aver caricato il filo, vedete, carico il filo, entro nella terza, riprendo il filo e chiudo tutte e tre insieme, così sono esattamente nel centro del mio angolo. Vedete che ho tre buchini, 1, 2 e 3. Nel terzo, che è proprio questo, dove sto uscendo con l'uncinetto, metto un segnapunto, ok? Così so che qui è la parte centrale ed è quello che a me interessa. E quindi abbiamo finito il primo giro del nostro bordino. Secondo giro della nostra bordura, quindi proseguiamo. Allora siamo proprio nel centro, andiamo a fare 3 catenelle più 2 catenelle di separazione, rientriamo nello stesso foro, quindi nello stesso spazio dove c'è proprio il nostro segnapunto, e andiamo a fare un'altra maglia alta. Poi andiamo nella V successiva, che è questa, entriamo e facciamo una maglia alta. Non siamo più nell'angolo, perché il nostro angolo in realtà è quello centrale segnato dal marcapunto, quindi siamo nella V successiva e facciamo le 3 catenelle, quindi non 2 ma 3, da qui in poi 3, e una maglia alta, e abbiamo fatto la V che praticamente scende nel nostro lato, e proseguiamo così, quindi maglia alta e 3 catenelle nella V successiva, saltiamo e andiamo nella maglia successiva, quindi la V successiva, e facciamo maglia alta, 3 catenelle, rientriamo, maglia alta, andiamo nella maglia successiva e facciamo maglia alta, 3 catenelle e maglia alta, di nuovo maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Lavoriamo praticamente dentro le V, lavoriamo le altre V, quindi maglia alta, 3 catenelle, rientriamo, maglia alta. Seguiamo il lavoro che abbiamo già fatto nel giro precedente. Maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, vedete? Io vado proprio nella V sottostante e lavoro maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, e continuo così fino alla punta. Voi ovviamente ne avrete molto di più da fare, ma questo è solo un campioncino, no? Che io poi disferò la bordura per proseguire ovviamente. Allora, come vedete, questo è il nostro centro dell'angolo. Vedete, il centro era formato da 3, ma quello che a noi interessa come centro è solo dove abbiamo messo il segnapunto. Quindi qui abbiamo un'altra V e questa la lavoriamo normalmente, quindi una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Ora passo dove c'è il segnapunto e faccio il mio angolo, che è composto da una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, poi 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Praticamente, come vedete, nella parte centrale ho fatto esattamente ciò che avevamo fatto sotto, ma nell'angolino, quindi nel buchino centrale. Adesso vi mostro cosa avviene. Ecco, questo è il nostro angolo che abbiamo appena fatto, composto da 3 buchini.
e abbiamo maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Ovviamente continuo a evidenziare la parte centrale. 1 2 3 buchini abbiamo fatto, io metto il segnapunto nel buchino centrale e proseguo adesso con l'altro lato, quindi in questa V dovrò fare 3 catenelle, giusto? 3 catenelle, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. E sto proseguendo esattamente come il lato opposto. Vado avanti fino all'angolino. Come vedete ci sono, ho fatto questa V, adesso entro, vedete che qui ci sono i 3 buchini, ma questo è quello che a me interessa per l'angolo. Quindi qui ho un'altra V qua e la lavoro come faccio sempre nel lato, quindi maglia alta, 3 catenelle e rientro maglia alta. Ok, adesso qui farò il mio angolo e l'angolo è composto da una maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta. Quindi come vedete ho il mio nuovo angolo, ho 3 fori, qui abbiamo solo 2 catenelle e metto il segnapunto nel foro centrale. Ok, vado avanti adesso per la parte. Abbiamo lavorato l'angolo laterale, quanta roba che ho qui, l'angolo laterale sinistro, quello destro, adesso abbiamo la parte superiore. Qui abbiamo la prima V che lavoro maglia alta, 3 catenelle e maglia alta e continuo così, maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Sto lavorando nella V sottostante come in tutte le V che troverò. Proseguo per tutto il lato superiore e ci ritroviamo qui. Sono arrivata alla fine del giro. Allora, prima dell'angolino ho ancora la mia maglia alta, 3 catenelle e maglia alta da fare e ora sono nell'angolino. Voi sapete che l'angolino è iniziato con una sola V e noi dobbiamo farne 3. Quindi vedete, qui siamo proprio nel centro, quindi per concludere l'angolo entriamo nel centro dove abbiamo fatto la prima V di partenza e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo maglia alta e quindi adesso abbiamo 2 V, la prima che abbiamo fatto in partenza e questa, quella finale. Per congiungere questa parte a questa, filo sull'uncinetto, conto 3 maglie, 1 2 e 3, entro nella terza maglia d'inizio, porto il filo dentro e chiudo il filo. Allora, come avete visto, ora si ripeteranno questi giri per quante volte voi volete. Potete fare anche un bordo molto più ampio di questo, ok? Quindi io per esempio qui ho fatto 1 2 3 4 giri di bordino, ok? Qui va bene, adesso è solo per mostrarvi come fare, ne ho fatti soltanto 2, quindi semplicemente basta andare avanti come io vi ho mostrato
per realizzare uno splendido bordino al nostro Bactus. Guardate che meraviglia! E abbiamo finito. Quindi ciò che noi adesso dovremo fare è aggiungere, a parte che a me questa neanche per la mia bambola va bene, dobbiamo aggiungere, se vogliamo, certo possiamo anche lasciarlo così, ma se vogliamo possiamo aggiungere delle nappine facilissime da fare e non so, mi verrebbe voglia di fare un fiorellino qui in tono contrastante. Adesso vediamo se lo farò, lo vedrete in anteprima, se farò un fiorellino proprio qui nelle 3 punte, altrimenti io lascerei semplicemente con la nappina. E quindi per il momento il tutorial è finito. Vi vorrei far vedere magari come fare la nappina, ma ve l'ho già fatta vedere più volte. Comunque adesso magari vi faccio vedere velocemente come si fa la nappina, così avete il tutorial completo. Ma per quanto riguarda lo scialle Bactus, ancora devo cercare il nome, adesso vediamo, non mi è ancora ispirato un nome. Ne ho tanti ma non ne ho ancora scelto uno, lo vedrete comunque come titolo. E vi faccio vedere come si fanno le nappine velocemente. Allora, per fare le nappine basta prendere un qualsiasi supporto. Io adesso ho trovato questo perché devo farlo proporzionato, no? Quindi se io lo metto così avrò la lunghezza della nappina in questo modo, se lo metto così avrò una nappina molto più piccola, ok? Quindi è solo per mostrarvi come fare, perché come avete capito io dovrò continuare poi ad allungare, no? il mio scialle. Quindi teniamo ferma la parte che mettiamo sopra il supporto, qualsiasi sia, ripeto, e facciamo girare il nostro filo per quante volte voi volete. Ovviamente contate i giri che fate, perché dovrete fare 3 nappine uguali. Ok, quindi se decidete di fare nappine da 30 giri, da 20 giri o 10 giri o quanti giri voi scegliate, dovranno essere, se dovete farne 3, gli stessi giri per tutti e 3. Quando siete arrivati alla lunghezza che voi volete, cioè allo spessore più che altro che voi volete della corposità della nappina, tagliate il filo e tagliate anche la parte che tiene legati questi fili messi insieme. A questo punto noi abbiamo la nostra nappina. Basterà farla passare all'interno di questo foro, quindi cerchiamo di tenerla ferma, o ci aiutiamo con un uncinetto, o per esempio proviamo a vedere con questo, non va bene, mi serve un uncinettone. Ecco, prendiamo un uncinetto un po' più grande, così che possa prenderli tutti. Ok, magari teneteli fermi. Poi li fate passare all'interno in questo modo. Aspettate che me li sistemo meglio. Ce n'è ancora uno, ok. Questo va di qua. Ok, pareggiate la lunghezza. Potete farlo o passare dentro in questo modo, oppure, aspettate che mi è scappato, ok, quindi o lo fate passare in questo modo, altrimenti togliete da questa parte, cioè sfilate questo, non lo faccio perché altrimenti non riesco più a inserirlo, sfilate quindi una parte e lo legate semplicemente. Io vi consiglierei di fare così. In questo modo voi avete la vostra nappina.
Poi se volete fare un fiorellino, adesso vediamo se io lo farò il fiorellino, però è grazioso, no? Così, secondo me è molto molto carino. Poi dovete ovviamente nascondere tutti i fili, non in questo modo, ma nasconderli davvero con ago e filo e farlo passare attraverso la lavorazione in modo tale che non si veda, e il vostro magnifico Bactus è finito. Ora, visto e considerato che ho scelto di fare dei fiorellini da applicare ai miei Bactus, e, e ho scelto questo modello di fiorellino, ve lo mostro, così se volete farlo anche voi sapete come realizzarlo. Allora, partiamo in questa maniera, sempre da un cerchio magico, cerchio magico, entriamo e blocchiamo il nostro filo. All'interno di questo cerchio dobbiamo fare 12 maglie basse, quindi entriamo nel cerchio e facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Dopo aver fatto 12 maglie basse, prendiamo il cordino e stringiamo il nostro cerchio magico in questo modo. Ora dobbiamo unire il nostro primo giro, quindi con l'uncinetto scarico andiamo nella prima maglia bassa, entriamo e facciamo una maglia bassissima, una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, entriamo nello stesso punto dove ho fatto la maglia bassa e facciamo un punto puff da 4 fili, quindi 1, 2, 3, 4. Senza chiudere andiamo nella maglia bassa successiva, la prima libera, guardate bene, qui, e facciamo la stessa cosa, quindi 1, 2, 3 e 4. Ora prendiamo il filo, lo facciamo passare all'interno di tutte, chiudiamo, una catenella, andiamo nella maglia bassa successiva e facciamo una maglia bassa. Sulla maglia bassa 3 catenelle. Nello stesso punto in cui ho fatto la maglia bassa entro e ricomincio da capo. 1, 2, 3 e 4. Ora andiamo, senza chiudere queste 4 maglie alte incomplete, non lavorate, andiamo a fianco nel punto libero, nella prima maglia bassa libera, ok? E facciamo la stessa cosa, 1 per 4 volte, 2, vedete che rientro sempre nello stesso punto, 3 e 4. Ora che ho 8 fili in totale non lavorati, passo dentro su tutti, blocco e faccio una catenella, scendo nella maglia disponibile, la prima maglia bassa libera, vedete qui, e faccio una maglia bassa. Ora 3 catenelle e rifaccio tutto nello stesso punto, ecco,
mi è cascato tutto nello stesso punto, faccio 4 cioè un punto puff da 4, 2, 3 e 4, vado subito a fianco in quella, la maglia bassa libera disponibile, la prima, e ne faccio altri 4, 2 e 3. Oramai siete espertissime di punti palloncino, quindi abbiamo 4 e 4, entriamo fino all'ultima, chiudiamo, maglia bassa. Ora nella prima maglia bassa disponibile entriamo, facciamo una maglia bassa e si ripete tutto. 3, 1, 2, 3, 4, entro in quella a fianco, 1, 2, 3, 4, passo dentro in tutte, blocco, maglia bassa, entro nella prima maglia bassa disponibile e ricomincio da capo. Dobbiamo fare in tutto 6 petali. Sto facendo l'ultimo petalo, passo dentro, blocco, una catenella e vado nella prima maglia bassa che ho fatto a bloccare il mio filo. Taglio il filo e tiro. Ok, quello che adesso devo andare a fare è nascondere il filo, l'ultimo che ho lavorato, quello della lavorazione, e con quello invece centrale, che io tirerò a più non posso, senza facendo attenzione a non rompere il filo, lo cucirò dove desidero. Io sicuramente lo cucirò in questa maniera e in questa maniera. Ora ve lo faccio vedere in grande. Ringrazio di avermi seguito e mi raccomando, iscrivetevi al canale, ok? Ciao, alla prossima!